Quest'oggi abbiamo un Nintendo Switch Lite con un case modificato e per chi è più esperto noterà che c'è una cosa aggiuntiva. Allora, premetto che non farò assolutamente niente con questa. Se devo staccarla la staccherò. Punto. Io non faccio modifiche. E poi qua vedo che c'è una protuberanza perché è stata utilizzata la vite sbagliata, troppo lunga. Potrebbe addirittura dare fastidio. Sì, mentre si gioca dà fastidio qua dietro. Vediamo se magari con un po' di aria calda riusciamo a ripristinare la cosa. Comunque, allora, questa console qua, da quanto mi è stato detto, non si accende più. È stata cambiata la scocca e a quel punto non si è più accesa. Ah, c'è una vitarella qua. Quindi bisognerà andare a capire cosa succede, quali sono i problemi e vedere se si possono risolvere. La proprietaria ha provato anche a cambiare lo schermo eventuale, perché magari pensava che fosse lo schermo rovinato, difettoso, eccetera, perché all'inizio, se non ricordo male, mi ha detto che si sentivano i suoni ma non si vedeva niente sul video. E quindi ha pensato che magari era lo schermo difettoso. Ha cambiato lo schermo, non è cambiato niente. Infatti, però non riesco a capire come mai. Io ho qui, ovviamente, nel momento in cui arrivo a far vedere, la telecamera va via. Allora, c'è uno schermo nuovo, più LCD separati, e lo schermo originale. Ma la console ha già uno schermo su, quindi boh, non ne ho idea. Allora, lo schermo qui, uno schermo giallo. Ah, magari qua no, non credo che ci sia la scocca qua dentro, vediamo. Sì, c'è uno schermo nuovo e un touchscreen nuovo, completamente nuovo. Va bene. Vedremo cosa si può fare con questa cosa qua, magari. Boh, non ne ho idea. Comunque, il packaging è fatto bene per lo schermo, devo dire. Mi piace, se li consegnassero tutti così, sarei molto più contento. Va bene. Allora, andiamo a vedere quali sono i problemi di questa console qua. Qui abbiamo le viti e la placca posteriore e la placca anche del processore. La placca del processore anch'essa svolge una funzione importante. Senza si rischiano alcune cose e non va bene. Allora, togliamo i cavetti qua, a posto. Togliamo il cavetto qui e facciamo la prima ispezione con il nostro multimetro. Andiamo a prendere le sonde e andiamo a verificare quali i voltaggi, quali ci sono delle misure che magari saltano all'occhio, eccetera. Allora, prima di tutto il voltaggio della batteria. La batteria misura... Oh, ok. Un po' strano, devo dire, ma la batteria misura 0. Quindi la batteria è scollegata. Come mai la batteria è scollegata? Allora, se la batteria è scollegata, significa che c'è stato qualche cosa che non andava bene, non quadrava. Ok, anzitutto manca completamente la pasta termica. Non so se è stata una cosa intenzionale oppure no, ma così non va bene. Assolutamente. La pasta termica è necessaria sulle console. Qua c'è il cavetto. Vabbè. Allora, facciamo una cosa, smontiamo la scheda completamente, estraiamo, che voglio andare a verificare almeno il circuito di ricarica M92, BQ, quelle cose là. Voglio prima verificare se c'è qualcosa di storto là. Che succede qua? Ah, il connettore
della retroilluminazione è rovinato. È rovinato. Si vede? Sì, non è uguale. Non è uguale a quello sopra, dovrebbe essere uguale a quello sopra, quindi è rotto, c'è la plastica bianca che si è rotta. Magari questo può essere una cosa indicativa del perché non c'era la retroilluminazione. Bene, allora andiamo ad ispezionare qua. Il connettore a occhio nudo è perfetto. Sì, questo qua dello schermo parlo. Quello del touchscreen pure è a posto, quindi meglio così. Passiamo allora a quest'altro connettore. A posto anche questo. Bene, verifichiamo allora sul posteriore. Modalità diodo. E vado a verificare un po' tutti i valori che ci sono. 51, 32, 49, 32, 44, 42, 29, va bene, 45. Quindi M92 sta benissimo. Il fusibile, raro a morire, ma infatti sta benissimo. BQ, andiamo a vedere BQ abbiamo 0,06, va bene, 0,20, va bene, 46, 50, 1,01, perfetto, a posto. Allora, possiamo quindi andare a inserire una batteria e vedere che cosa succede. Ah, magari controlliamo l'interno della porta. No, nessun piedino piegato, niente di niente, perfetto. E allora noi prendiamo la nostra batteria di test, la colleghiamo, controlliamo il voltaggio. Abbiamo 4,01, no 0,9, quindi va benissimo, è già carica di per sé, ma in questo momento voglio vedere se si accende, quindi userò il misuratore di corrente, lo collego al computer, così ve lo mostro con il software, e prendo il caricatore originale della Nintendo. Eccolo qua, Nintendo, inserito. Poi usciamo con un altro cavo qua, USB-C. Allora, datemi un secondo che provo a vedere se è inserito nel verso giusto. Sì, vedete che c'è la mia switch che sta caricando. Perfetto. Perché l'ingresso ha solo una direzione. Quindi se non funziona devo ricordarmi di girare il cavo. Allora, adesso vediamo cosa succede con questa console qua. Io voglio vedere 15 volt. Sta caricando. Tecnicamente, eccola. 15 volt. Adesso dovrebbe... si è accesa. Si è accesa. Ok. Avete visto che ha smesso e poi ha ricominciato. Questo significa che va bene. Sta già funzionando. Perfetto. Quindi la scheda è in buono stato. Possiamo già togliere. E possiamo togliere la batteria. Bene, questa è una buona notizia. Quindi il problema magari è solo un discorso di collegamento della console, di come è stata collegata la console, e del fatto che qua c'è il connettore che, come si vede, è rotto, ok? E dovrebbe essere sostituito. Potrebbe anche esserci un problema su questo connettore qua, come anche sul discorso del cavetto qua, magari è spezzato. Sì. Si nota? Si notano questi qua. Vedete? Queste sbavature gialle, eccetera.
Se la telecamera voglia... Ecco, questo qua è ha danneggiato una pista lì, capito? O quasi, è quasi... o è spezzata del tutto. E quindi magari può creare problemi. Questi sono i principali problemi. Quindi connettore di qua, connettore sulla scheda madre di qua, uguale, il cavetto che si spezza, oppure vabbè, comunque 50% dei casi posso dire che sono problemi dei connettori. Quando ci si mette a smontare, rimontare a destra e a sinistra è facile che possa capitare questa cosa qua. È normale, persino per me. Mi capita che se questi connettori vogliono rompersi, si romperanno, a indipendere se siete professionisti oppure no. Va bene, allora io direi di andare a sistemare la scheda al suo posto di nuovo, concentrarci su questo connettore qua. Bene, abbiamo la scheda in mano, possiamo procedere alla sostituzione di questo connettore. Come funzionano questi connettori? Funzionano a pressione praticamente. Vediamo se si riesce a mostrare sotto il microscopio. Ecco qua, sotto al microscopio. Vediamo se si riesce a percepire. Allora, questa linguetta qua è quella che preme i piedini sopra, verso il basso, chiaramente. Ok? Quindi se noi... è un po' complicato farlo a mano, ma se noi alziamo, vedete che i piedini si alzano e si abbassano? Quindi, qual è il problema? Che qui ovviamente c'è la plastica che dovrebbe tenere in posizione, premuti verso il basso, i piedini. In più poi c'è l'effetto appunto lo schiacciamento qua dei piedini. Questo ovviamente, una volta che c'è il cavo inserito, i piedini cosa fanno? Tendono, ovviamente per controbilanciare, ad andare verso l'alto, perché c'è il cavo, no? C'è lo spessore del cavo, no? E questo crea il contatto. Ma se non abbiamo nessun effettivo supporto, ok? E il cavo è libero di... non è la parola giusta, ma potremmo dire di deformare verso l'alto i piedini, evitando in questa maniera di fare il contatto. Quindi è proprio una questione di contatto. Il cavo che è troppo spesso entra, perché riesce ad entrare, ma i piedini poi non sono supportati dalla plastica e quindi si alzano troppo. È come se prendiamo ad esempio, facciamo un esempio con le pinzette, no? Aspettate che metto a fuoco. Ok. Allora, le pinzette sono in questo momento il connettore, ok? Questo qua è il cavetto. Io vado dentro con il cavetto e poi fa questo effetto qua per fare il contatto, ok? Bene. Cosa succede? Che ovviamente adesso per rappresentarlo ancora meglio giro in questa maniera qua, ok? Fate conto che questo qua è lo spessore del cavo, ok? Quindi il cavo entra, ok? Dovrebbe chiudersi e fare così e fare contatto, va bene? Ma a causa dello spessore poi arriva a fare così, si appoggia là all'inizio, vedete qui dove c'è l'angolo, si appoggia lì, ma non c'è più il contatto, perché la plastica al di sopra, che dovrebbe essere qua sopra, che tiene fermo in posizione il piedino in modo che non faccia insomma che non venga spinto via, così può fare il suo lavoro. Mancando la plastica, il cavo sì, riesce ad infilarsi, eccetera, ma non viene schiacciato correttamente. Quindi manca il contatto per questa cosa qua, secondo me. Secondo me è così. Spero di aver illustrato bene la questione. E allora adesso cosa facciamo? Togliamo questo connettore qua, lo sostituiamo, teoricamente magari dovrebbe andare tutto bene. Già che ci siamo con il microscopio, vediamo anche il discorso qua del cavetto. E questa è una cosa piuttosto comune e capita a molte persone. Prima non si notava, ma vedete è un po' mangiucchiato lì proprio sul bordo.
Eccolo lì. E ho modo di credere, è un po' difficile a dirsi in questo momento, ma la prima pista qua che si vede che ovviamente è quella più scura potrebbe essere spezzata, va bene? Quindi se ci sono problemi per esempio con i pulsanti o con il pulsante del volume, il pulsante di accensione, i tasti direzionali o cose del genere, sappiamo che potrebbe esserci un problema con questo cavetto qua, ok? Il discorso invece della retroilluminazione sì, passa ovviamente anche per questo cavetto qua, ma passa da quelli che sono più grossi. Aspettate che vi faccio vedere. Ovviamente da questi qua, ok? Un paio di questi qua sono quelli, o credo che sia questi qua, ok? Da questo lato qua. Sono quelli che portano la corrente per la retroilluminazione e se noi seguiamo, quindi da qui, se noi seguiamo questa pista qua, va al di sotto, sulla zona sottostante. Va bene? Va al di sotto, quindi va lì e non ha nulla a che vedere qua. Quindi questo probabilmente sarà un pulsante, magari è l'analogico, magari è la croce direzionale, magari è il pulsante home. Ecco, un po' di cose insomma ci stanno su questo cavetto qua. E dovremmo poi andare a verificare che i pulsanti funzionano tutti. Se non funziona qualche cosa, si cambia il cavetto e basta. Bene, mettiamoci all'opera, abbiamo già parlato abbastanza. Ok, adesso che abbiamo cambiato il nostro connettore, abbiamo preso da una scheda di ricambio, eventualmente sì, si può anche cambiare direttamente la scheda, ma vabbè, per questioni di video, ok, ho fatto vedere a voi che si può fare anche saldando direttamente, ok? Quindi aria calda, si toglie il connettore, si installa dall'altra parte, si può fare lo stesso anche così, a me poco cambia, sempre 5 minuti ci metto alla fine, o cambiare la scheda o saldare il connettore non cambia assolutamente niente. Per chi ovviamente non è in grado di saldare, è suggerito cambiare l'intera scheda, ovviamente. Bene, a questo punto torniamo qui, prendiamo e sostituiamo anche il cavetto che abbiamo visto che è danneggiato e non va bene. Eccolo qua. Giusto per sicurezza e precauzione, insomma. E in teoria dopo la console dovrebbe essere totalmente a posto. Però dov'è che ho messo io i connettori? No, i connettori, i cavi flat. Eccolo qua. Bene, allora qui adesso per fare una prova non lo piegherò, installerò la scheda e ovviamente anche tutti il resto dei componenti. Adesso non ci resta che prendere la scheda, riassemblare la scheda, collegare il cavo da qui a qui e fare un test, vedere se la console mostra la retroilluminazione e tutto il resto, perché è arrivata che con il problema, se vi ricordate, la retroilluminazione non funzionava e poi di punto in bianco ha smesso anche di funzionare, ma il funzionamento è appunto perché c'era qualcosa che non quadrava. E basta, per il momento può andare bene così, non ci serve il dissipatore perché la console comunque consuma pochissimo, non scalda moltissimo, giusto per fare una prova, vedere se si accende la retroilluminazione, queste cose qua, va bene ugualmente. Allora, abbiamo però un verso da rispettare,
ovvero questo qua. Quindi i contatti vanno verso l'alto e ci sono anche le strisce da rispettare. Ci sono delle strisce più grandi e delle strisce più strette. Se noi lo invertiamo, ok? Vedete? Le strisce non combaciano, quindi bisogna tenere conto anche di questa cosa qua. Tenete il cavo vecchio, deve rispettare le strisce. Quindi questo è il verso così, era piantato così, quindi noi questo lo dobbiamo mettere di qua. Bene. Invece quest'altro glielo mettiamo di qua, per il momento un po' così, largo, dopo gli diamo le pieghe necessarie per andare al suo posto correttamente. Ma intanto per fare una prova dovrebbe essere sufficiente così. Batteria, se non ricordo male, doveva avere già del voltaggio, giusto? Multimetro, sì, voltaggio da qui a qui. No, abbiamo 0 volt. Va bene, la batteria sembra che si sia disabilitata, quindi abbiamo bisogno del caricatore. Caricatore. Vabbè, possiamo anche fare così tranquillamente. Caricatore originale e glielo mettiamo su senza misuratore. Se si accende e se vediamo qualcosa allo schermo, meglio. Se no, andiamo a cercare il problema. Allora, collegata. Ti prego, mostrami. Eccola là, sì! Sì, c'è il segno della batteria. Fantastico. Ottimo. E la batteria che voltaggio è adesso? La batteria è un voltaggio di 2,86. Va bene. Allora, adesso non ci resta che effettivamente riassemblare tutto. Quindi anche questo qua. Io non saprei, io non mi piace toccare le console e fargli la modifica, specialmente quelle moderne, perché ho già avuto grossissimi problemi e non voglio che poi si venga a sapere che io sono in grado di fare queste cose qua. Non voglio che la gente poi mi scriva per chiedermi la modifica, perché io non lo faccio, io rifiuto ogni singola volta che mi domandano di fare la modifica, io rifiuto. Sono in grado di farle, l'ho detto alcune volte anche ad altre persone, io sono in grado di farle, ma lo faccio solo e strettamente quando è strettamente indispensabile per il funzionamento della console. Ovvero, se io devo diagnosticare la console e l'unico modo che ho per diagnosticarla correttamente è installare un chip, allora lo faccio, ma è per un discorso di diagnostica e non lo faccio per un discorso di pirateria o altro, assolutamente. E non vado a vendere chip e non vado a installare chip per altre persone che poi va a finire con lo scopo di pirateria, cioè avere i giochi gratis. Questo è una cosa che non lo farò mai, quindi non venitemelo a chiedere. Però io questa volta, questa installazione qui è pessima, e giusto per fare un favore, anche per un discorso di poi poter installare lo schermo protettivo sopra e anche la placca, che si può, andrò a modificare solo questo punto qua, perché attualmente è girato al contrario e questo impedisce il corretto posizionamento del microchip. Le saldature sul processore sono buone, vedete come sono fatte bene. Bene, diciamo 9 su 10. Ho visto decisamente di peggio, sì. Però questa qua, il verso è sbagliato. Questo verso qua è girato sotto sopra e non va bene così, perché il chip tecnicamente dovrebbe stare sopra qui, sopra la memoria. E questo cavo qua dovrebbe essere in grado di girarsi, così, e raggiungere il chip che viene incollato qua sopra. E in questo modo non lo può fare. Perché? Perché è limitato. Quindi si può fare e si può far raggiungere, però non così, non girato in questa maniera qua. Bisogna girarlo dall'altro lato. Va bene.
Comunque, alla fine, cosa devo dire? Niente, giusto volevo far vedere che funziona tutto. Aspettiamo un attimo. Intanto gli monto il lettore di giochi qua. Così facciamo un test anche per quello. Momentaneo. E dopo posso concludere il video. Così vado a fare la sistemazione della modifica fuori dal video, così mi crea meno problemi. E comunque non c'è nient'altro da vedere alla fine. Fortunatamente era una banalità. Il cavetto danneggiato può capitare. Gli eventuali connettori che si rompono può capitare. Lavoro veloce, semplice per me, senza nessuna complicazione, fortunatamente. Adesso non ci resta che sistemare le altre piccole cose e basta. E basta. Va bene ragazzi, quando si accende, eccola, neanche a farlo apposta. Quando si accende vi faccio vedere. Fantastico! Allora, vediamo a questo punto, facciamo controller e sensori, facciamo prova dispositivi input, test dei pulsanti del controller, li controlliamo tutti, specialmente quelli di qua adesso. Questo funziona, la home page sono sicuro che funziona. Allora adesso proviamo quelli di qua, L, ZL, il tasto meno, sopra, sinistra, giù, destra, screenshot, c'è, pulsante home, fantastico. Allora adesso proviamo anche i tasti volume. Allora, volume più e volume meno. Il volume si abbassa e si alza, lo vedete? Perfetto. Pulsante on off funziona. Ecco qua. Meraviglioso. Giusto per precauzione facciamo anche gli stick, vediamo, calibra gli stick, vediamo come sono, come calibrazione. Allora, questo va da tutte le parti e tecnicamente sarebbe anche da cambiare perché non va assolutamente bene, però c'è anche da dire che questo qua ha il gommino superiore che rompe le scatole, vedete? Comunque non è il massimo, avrebbe bisogno di una sistemata, probabilmente gli è finita sporcizia dentro e vedete che tende a tornare verso il centro anche quando sei tutto all'esterno. Dopodiché anche questo di qua, proviamo questo, togliamo il gommino che può dare fastidio. Ok, vedete? Anche questo soffre di un po' di drift. La circolarità va bene. Magari con l'utilizzo non si nota neanche tanto, però la prima cosa che ha fatto... eccolo, avete visto? È un po' difficile da catturare perché non lo fa sempre, però nel momento in cui magari fate così, eccolo là, eccolo, l'ho preso perfettamente. Questo è segno di drifting, capite? Quindi gli analogici sarebbero da sostituire. Adesso ne parlerò comunque col cliente, devo informarlo di questa roba qua e basta. Va bene, nient'altro da dire ragazzi. La console è a posto, proviamo un giochino e la SD card. Sì, questo sì. Allora, giochino, eccolo qua. Inseriamo giochino. Fantastico, il giochino viene riconosciuto. La ventola sta girando, quindi va bene. E una SD card, velocemente, eccola qua. Ok, inseriamo e vediamo cosa succede.
Ops. Ok, per usare la micro SD riavvia la console, perfetto. Fantastico, quindi anche la scheda SD funziona. E cos'altro serviva a fare? C'era un'altra cosa? O no? Non ricordo. Ah, il wifi, sì, che hanno problemi di molto spesso. Allora, internet, impostazioni internet, farò la ricerca. Sì, c'è la mia rete wifi, quindi a posto. Non la collego in internet, perché non so se effettivamente eh, c'è qualche problema a livello software e non voglio creare problemi. Oh, guarda, si è appiccicata la vite. E niente, basta. Quindi dichiaro aggiustata questa console qua, niente di grave. Bene, quindi se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi, commentate, e se volete abbonarvi potete anche abbonarvi con 2 euro al mese e avete l'accesso in anteprima a tutti i video, al posto di guardarli ogni sabato mattina in scaletta programmata. Bene, ciao ciao, ci vediamo in un prossimo video.